Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Se utilizzate le due ruote per spostarvi, quindi se vi muovete in bicicletta, monopattino, scooter, motorino, moto, questa dashcam fa il caso vostro. Parliamo di Innov K6. È un kit composto da due telecamere, quella frontale risoluzione 2K, quella posteriore risoluzione 1080p. Il video sarà salvato in automatico su una memoria che dovrete inserire, supporta microSD massimo da 256 GB, le due telecamere sono impermeabili. Quindi questo kit vi accompagnerà durante il vostro viaggio, sarà molto carino andare a registrare e avere i video anche di tutta quanta la vacanza, anche quella che percorrete in appunto moto, motorino, bicicletta. È molto importante, i video saranno utilizzati anche per mostrare in caso di incidente come sono andati fatti. Cosa mi piace di questo kit è che può essere alimentato sia dalla batteria appunto del nostro mezzo, quindi motorino moto, o anche da un power bank, quindi per questo motivo può essere montato e installato anche su una bicicletta. Ora andiamo a vedere tutte quante le caratteristiche principali direttamente dalla scatola e vediamo cosa c'è dentro. Partiamo subito. Dalla scatola andiamo a leggere il brand Innov e il modello K6. Qui invece vediamo che ci dice appunto che abbiamo due telecamere, una risoluzione 2K e una risoluzione 1080p. Tutte e due le telecamere sono 30 fps, montano dei sensori Sony molto potenti e hanno degli obiettivi luminosissimi perché sono f1.8. Andiamo avanti. Allora, vediamo che è semplice l'installazione. Come abbiamo detto prima, il kit può essere alimentato tramite USB o tramite appunto la batteria del nostro mezzo. Il video parte in loop ed è automatico, resistente IP67. Queste due telecamere possono essere immerse fino a mezzo metro per 30 minuti, quindi devo dire un'ottima impermeabilità. Andiamo avanti e qui ci dice che tutto è gestibile anche tramite applicazioni. Adesso apriamo la scatola. Olè, qui abbiamo questo fogliettino, perfetto, queste sono le nostre telecamere, quindi le andiamo a tirare fuori dalla scatola. Qui abbiamo tutto il kit di montaggio. Allora, qui sono tutti i cavi, appunto il cavo USB, varie prolunghe, andiamo a tirarlo fuori dalla scatola, ok, una e due, quindi telecamera frontale, vi ricordo 2K e telecamera posteriore. Queste abbiamo detto le varie prolunghe, adesivi da attaccare sul nostro mezzo, libretto delle istruzioni. Non c'è la lingua italiana che appunto ci fa vedere come montarlo sulla bicicletta, quindi consiglia di montare la telecamera posteriore sotto al sellino. Non c'è l'italiano, ma andare a utilizzare questa telecamera è veramente semplice. Qui ci spiega come funziona l'applicazione. QR code da scansionare per scaricare l'applicazione, naturalmente compatibile sia con dispositivi Apple che con dispositivi Android. Perfetto, andiamo avanti. Apriamo questa scatolina e vediamo cosa troviamo. Ok, allora, questo è il kit di alimentazione se vogliamo collegarlo direttamente alla batteria del nostro mezzo. Vari kit e stuff appunto per fissarlo sul manubrio, sia per quanto riguarda la telecamera frontale che quella posteriore. Abbiamo anche delle bande adesive 3M, sempre bulloneria varia. Interessante, ci viene fornita anche la micro SD da 32 GB da inserire all'interno della nostra fotocamera. Allora, vi faccio vedere che basta smontare queste due vitarelle sulla telecamera 2K, quindi su quella principale. E qui abbiamo lo slot per inserire la micro SD. Vi ricordo massimo 256 GB. Quindi adesso inserisco la micro SD e vado ad alimentare le due telecamere con power bank. Vediamo che LED lampeggia di rosso e di verde, quindi adesso scarichiamo l'applicazione e vediamo come si configura. Abbiamo detto per scaricare l'applicazione andremo a inquadrare il QR code, quindi direttamente dal mio telefono, foto, ok, vado direttamente sull'Apple Store, l'applicazione è Innov, ottieni, quindi la vado a scaricare con voi perché ancora non l'ho fatto e la andiamo a scaricare. Abbiamo visto che comunque è semplicissimo collegare le due telecamere tramite questi spinottini che vanno avvitati. Ok, l'apriamo, consente accesso completo alle foto, andiamo sulle nostre impostazioni WiFi, Innov K6, ci colleghiamo a questa rete,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accedi. Ok, perfetto, sono collegato, torno indietro. Allora, qui adesso vediamo le due fotocamere. Qui posso andare a registrare il video, proviamo. Ed eccomi qua, mi sto riprendendo con le due dashcam e nel frattempo sto vedendo la diretta direttamente sul mio telefono. Devo dire che la qualità delle immagini è veramente impressionante. Allora, dashcam principale, risoluzione 2K, dashcam secondaria, risoluzione 1080p. Mi allontano, mi avvicino, adesso andiamo a vedere insieme tutte le altre impostazioni. Clicchiamo sulla rotella dell'ingranaggio e entriamo nelle impostazioni. Allora, il nome del wifi lasciamo questo, la password, per quanto tempo deve durare il wifi, perché dopo un po' il wifi si disconnette, per riattivarlo dobbiamo premere 2 volte il tasto qui sopra e cominciare a lampeggiare, quindi in quel caso avremo riattivato il wifi e ci potremo collegare alla dashcam. Allora, la risoluzione lasciamo 2K, quella diciamo principale, e 1080p quella posteriore, quindi qui abbiamo tutte quante le varie risoluzioni, il bitrate lo lasciamo alto, immagini, qui l'orientamento dell'immagine lasciamo così, per quanto tempo deve registrare il loop io lascerei 5 minuti, il volume del microfono lo lasciamo a 3, cosa vogliamo vedere sulla telecamera principale, sulla telecamera posteriore o un mix, quindi tutte e due lasciamo tutte e due. Qui vediamo la capacità della memoria che ho inserito, io ho inserito una memoria che già avevo da 128 GB. Se torniamo indietro sotto Document possiamo andare a vedere immagini tutte quante le riprese eseguite, quindi tutte quante, quelle frontali e quelle della telecamera posteriore. Torniamo ancora indietro, qui andiamo sul sito internet del produttore, quindi innov.com, quindi se vogliamo scoprire altri dispositivi che questo produttore vende. Bene, quindi adesso prendiamo tutto, lo andiamo a montare sul mio motorino e vediamo come si comporta in strada. Partiamo! Montaggio terminato, vi sto parlando della dashcam montata sul parabrezza che mi riprende, questa era quella che in teoria andava montata dietro al mezzo. Naturalmente questo è un accrocco, è una cosa giusto per provare le due dashcam, quindi non è il montaggio definitivo. Quindi adesso non resta che la prova in strada, quindi a breve si parte. Si parte!
Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni e sto girando questo video dopo aver già visto la prova su strada delle due dashcam e devo dire che si sono comportate veramente molto bene. Ottima qualità video anche con bassa luminosità quando sono entrato in galleria. Quindi sicuramente consiglio questo kit e vi ricordo il nome Innov K6. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarla a vedere sul sito del produttore, lì potrete acquistare anche altri agganci, altre staffe per fissare al meglio le due dashcam sul vostro mezzo. Vi ripeto che nel mio caso è stato un sistema un pochettino, tra virgolette, accroccato, ma questo serviva giusto per capire la qualità delle due dashcam. Sicuramente, ripeto, è un kit che consiglio, sarà utile per le vostre vacanze, quindi per riprendere i momenti più belli, ma vi ricordo che anche in caso di incidente avrete delle immagini da mostrare. Amici, come sempre, se avete delle curiosità lasciate nei commenti, guidate con prudenza. A presto, Flavio.